Ehi là, ciao Triber e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Nel video di oggi vi portiamo un'altra intervista a una persona che ha fatto carriera all'interno di Triber. È partita dall'essere un tester come voi e adesso lavora come Triber Leader ed è assunto da Anguess. Sto parlando di Tommaso Bartoli, ma a questo punto direi passiamo subito all'intervista. Ok, ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, c'è anche Tommaso, dovreste poterlo vedere qui al mio fianco. E allora, prima di tutto Tommaso vorrei partire da qualche domanda diciamo di introduzione, visto che tu non sei mai apparso sul canale, quindi se ti va raccontaci un pochino chi sei, cosa fai e insomma appunto un pochino il tuo ruolo. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao a tutti. Io sono attualmente Triber Leader da poco più di un mese, ecco da un mese circa sono anche Senior Triber Leader, che cambia poco, però effettivamente la differenza appunto è che sono appunto in azienda assunto effettivamente. Continuo a svolgere il lavoro che svolgevo prima come Triber Leader e come Triber prima ancora. Ho conosciuto Triber tanti anni fa, circa 3-4 anni fa. Col tempo appunto sono cresciuto anche un po' insieme a Triber fino a diventare Triber Leader, che è il ruolo che ho adesso. Ok, perfetto, quindi vabbè, noi in realtà di TL sul canale ne abbiamo già avuti qualcuno, quindi comunque magari potresti ripetere cose che sono già state dette, però spiegaci comunque un pochino il tuo ruolo e le tue mansioni appunto nella tua giornata tipo. Allora, diciamo che come Triber Leader lavoro quasi sempre a distanza, per cui interfaccio appunto con le varie figure professionali sia all'interno di Triber sia con i vari tester. Il ruolo del Triber Leader sostanzialmente è quello di gestire le varie campagne, i vari progetti che ci sono su Triber da un punto di vista più operativo, per cui mi occupo di tutta la parte di selezione dei tester necessari per la campagna in oggetto, poi per quello che è la redazione appunto del manuale di test in base alle varie tipi di campagne, e mi occupo del monitoraggio stesso della campagna in fase finale di quello che è appunto la parte di restituzione dei risultati. Mi confronto, come dicevo, molto spesso con i tester in modo costante e anche con altre figure professionali all'interno appunto di Triber, che poi si occupano di quella che è la parte più di gestione del progetto lato appunto cliente. Ok, perfetto, grazie mille. E invece un'altra domanda che volevo farti era, ho visto nelle ultime settimane il termine professional talent che girava, quindi non so, vorrei chiederti se, visto che tu sei un Triber Leader, se puoi spiegarmi un pochino in cosa consiste, come funziona questo termine, insomma cosa indica. Traducendo letteralmente, è un programma che è stato messo in atto appunto da Triber per ricerca di talenti, per cui delle figure che svolgendo le varie campagne, le varie attività su Triber si sono distinte particolarmente per esperienza, perché magari svolgono attività da tanti anni, o per capacità particolari all'interno appunto delle varie campagne, per cui l'idea è quella di dare la possibilità a queste persone magari di avere opportunità, come poi in realtà è successo anche a me, di distinguersi e quindi magari poi entrare all'interno di quello che è il team del Triber. L'esempio più semplice è quello del Triber Leader, che è quello che è successo a me, nel senso che ho fatto il tester per alcuni anni e poi ho avuto la possibilità di diventare Triber Leader. Quasi la totalità dei Triber Leader che adesso ci sono tester che hanno appunto accumulato esperienza e si sono distinti e sono riusciti a ricoprire questo ruolo. Ok, molto figo, quindi sono più o meno tutti i tester che hanno fatto il salto, diciamo così, il salto di qualità. Ok, a questo punto vorrei farti una domanda spinosa, ovvero ti senti compensato adeguatamente all'interno del tuo ruolo in Triber, quindi come Triber Leader appunto assunto, oppure preferiresti avere qualcosa in più? Insomma, come ti trovi sotto questo punto di vista? Allora, diciamo che sono abbastanza soddisfatto, nel senso che ho avuto la possibilità di potermi candidare e di essere assunto a tempo pieno, diversamente dalla posizione che avevo prima, che era la posizione da freelancer. Quindi sono soddisfatto di questa cosa, sono contento di essere entrato comunque all'interno del team, di poter crescere anche professionalmente, potermi migliorare, di fare formazione, di continuare a studiare per apprendere sempre di più. Ok, ottimo, perfetto. E invece un'altra domanda che volevo farti, che si lega anche a quello di cui abbiamo un po' già parlato, è se vuoi raccontarci un pochino meglio la tua storia, quindi come sei effettivamente arrivato a partire da essere un tester, a essere poi un Triber Leader, diciamo come freelancer, e poi essere appunto assunto. Questa è una bella storia, perché è partita un po' in modo particolare, ecco, diciamo che io ho scoperto Triber quando ancora si chiamava Upquality, una startup che era appena nata. Studiavo all'università ma facevo una cosa completamente
completamente diversa rispetto al ruolo che ho adesso, però ho sempre avuto la passione comunque per informatica, per smanettare un po' sul computer, diciamo, per queste cose, e quindi sono venuto a conoscenza di App Quality, Triber. Ho iniziato a fare tester più o meno nel 2017. Inizialmente lo facevo, mi sembrava molto un'attività di gioco, qualcosa che un passatempo, una passione, eccetera. Poi con gli anni pian piano ho cominciato a capire che era proprio una passione e che soprattutto era anche una possibilità magari per occupare, diciamo, il mio tempo libero, per anche guadagnare qualcosa in più, per cui ho iniziato a farlo appunto con più impegno, con più costanza, fino ad arrivare che Triber mi ha dato la possibilità di iniziare a svolgere la figura del Triber Leader, oltre a fare il tester anche avere la possibilità di gestire le varie campagne. Ok, molto figo. Ovviamente la prossima domanda non può che essere dove ti piacerebbe arrivare a questo punto. Cioè sicuramente arrivare nella tua posizione è un ottimo traguardo in termini della tua carriera all'interno di Triber soprattutto, e non so se puoi puntare più in alto, se hai dei progetti o dei piani, se vuoi raccontarceli. Fin da quando ho iniziato a fare il Triber Leader, diciamo da freelancer, la mia idea era quella di entrare all'interno del team di Triber, quindi di riuscire a costruirmi appunto una figura professionale, di ricoprire un po' la figura del test manager, tra virgolette, quella figura che gestisce i progetti, si relaziona poi anche col cliente, con tutte le figure che ruotano attorno, dal punto di vista sia operativo sia magari più gestionale, quindi riesce a vedere, a capire il flusso di test, il flusso operativo dall'inizio alla fine, facendo un esempio molto pratico da quando magari un'app viene sviluppata dalla prima volta fino alla release finale dell'applicazione. Funziona tutto perfettamente, o dovrebbe funzionare perfettamente. Ok, a questo punto non posso fare altro che chiederti: sei in generale soddisfatto di quello che fai oppure c'è qualcosa che cambieresti? Abbinato a questa domanda mi viene anche da chiederti di cosa invece del tuo lavoro non potresti fare a meno. Allora, sicuramente se mi fermo a pensare, tornerei indietro nel tempo, inizierei a lavorare o comunque a studiare per acquisire la figura che ho adesso, coltiverei molto di più questa passione, lo affiancherei anche a uno studio, diciamo, farei molta più formazione da questo punto di vista. Altra cosa è comunque l'importanza di relazionarsi molto con le altre persone, comunque con le figure che collaborano con te. Infatti su Triber molto spesso magari da tester non si vede questa cosa perché non si è abituati a confrontarsi con altri tester, ma si lavora molto spesso fianco a fianco e molto spesso non c'è il limite tra una figura e l'altra, nel senso che ci si aiuta tra virgolette a vicenda, sia dal punto di vista umano che anche dal punto di vista lavorativo. Sicuramente questi sono aspetti fondamentali. Per quanto riguarda le cose che non riuscirei a fare a meno, direi sicuramente il fatto di avere molta flessibilità sul lavoro, quindi avere la possibilità anche magari di gestirmi spazi orari, lavorare, come dicevo, all'interno di un'azienda molto dinamica che ti dà la possibilità appunto di ritagliarti anche dello spazio personale, dello spazio per il tempo libero e prenderti una pausa in questo senso. Ok, a questo punto vorrei chiederti, visto che comunque immagino che all'ascolto ci siano una serie di Triber che sicuramente guarderanno il tuo percorso e penseranno: cavolo, bellissimo, mi piacerebbe farlo anche a me. Ecco, cosa andresti a consigliare a questi Triber qua che stanno guardando e che vorrebbero provare a replicare il tuo percorso? Allora sì, sicuramente consiglierei, come anche ho già detto prima, di cominciare magari a guardarsi qualcosina appunto sul mondo dell'informatica o semplicemente sul mondo digitale, web, perché comunque ti aiuta a avere un'idea di quello che appunto potrebbe succedere. Altra cosa che dico è che, vabbè, non può essere un consiglio perché è semplicemente una cosa che uno sente, però il fatto di comunque di avere passione per questa cosa, nel senso, per me è partito tutto così e dal nulla ho scoperto poi di essere un po' portato a relazionarmi un po' con questo mondo digitale, un po' informatico. Come altra cosa che poi è secondo me la cosa fondamentale che ha aiutato anche me a coprire la figura che ricopro anche adesso è appunto il fatto di essere molto precisi, essere molto curiosi, attenti ai dettagli, provare a cercare quelle cose, anche quelle piccole cose che sembrano non funzionare, sembrano non funzionare come dovrebbero, anche
anche come ultima cosa, anche dedicare magari molto tempo se si vuole appunto raggiungere risultati. Io sono convinto, e come esperienza è quello che è successo a me, per cui sono convinto che se si vuole raggiungere qualcosa bisogna essere anche un po' disposti a dedicarci tanto tempo e magari rinunciare a qualcos'altro, ecco. Certo, è solo naturale. Ti direi, hai qualche messaggio che vuoi lanciare ai driver che ci stanno guardando? Vuoi dirgli qualcosa di specifico da TL, da persona che ha fatto questo tipo di carriera? Quello che vuoi tu. Allora, l'unica cosa che mi viene da dire è semplicemente cominciare, diciamo, a guardare Triber non solamente come un gioco, come un'attività di svago, ma magari capire che si tratta di un'attività lavorativa a tutti gli effetti, per cui capire che anche magari dietro le varie figure che ci sono delle persone che lavorano magari per migliorare il servizio e per renderlo più efficiente e tutto. Ok ragazzi, spero che l'intervista vi sia piaciuta. Io credo che Tommaso abbia detto cose veramente interessanti. È stato molto bello e piacevole parlare con lui e fargli le domande. Se volete fargli ulteriori domande che io non gli ho fatto, sentitevi liberi di lasciarmele giù nei commenti. Io gliele leggerò e vi riporterò la sua risposta. Detto questo, direi che il video di questa settimana può terminare qui e quindi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.